Questa manifestazione è nata inizialmente con lo spettacolo Il viaggio con Giulio Cesare all'interno del convegno organizzato dalle 3 università romane per il quadricentenario della morte di Shakespeare. Poi il regista Marcello Acava ha avuto l'idea di proseguire proponendo questo spettacolo e altre iniziative shakespeariane all'estate romana. Quindi abbiamo il viaggio con Giulio Cesare che si è svolto ai Fori e ai Musei Capitolini. Questa messa in scena assolutamente non convenzionale, assolutamente originale in quanto localizzata all'interno di un museo e sviluppata con il pubblico itinerante che segue il percorso degli attori nelle sale del museo. È un modo per le scuole, per i cittadini, per i turisti, perché è possibile ovviamente anche realizzare versioni in altre lingue, di usufruire luoghi altrimenti conosciuti, altrimenti visti in un modo magari banale con le solite spiegazioni, e quindi di abbinare l'evento spettacolare e l'evento culturale in un unico progetto, con a mio avviso una potenzialità di strategia culturale ma anche di potenzialità commerciale di autofinanziamento assolutamente straordinaria, che è poi l'auspicio che noi facciamo rispetto alle istituzioni per lo sviluppo futuro di questo progetto, che ha ovviamente applicazioni e sviluppi assolutamente interessanti. Il Giulio Cesare, la famosissima tragedia in 5 atti, ci siamo concentrati sui primi 3 atti, gli atti ambientati a Roma, appunto, la storia dell'uccisione di Cesare, il giorno prima e il giorno delle Idi di marzo, il giorno della congiura. E l'esperimento, devo dire, è stato straordinario, un numero limitato di visitatori, spettatori, audio riceventi, ascoltando queste parole, hanno percorso questi spazi straordinari dei Musei Capitolini e hanno incontrato, oltre che le statue, le collezioni, le sale, gli affacci sul foro, i luoghi e le memorie di Roma, dell'immaginario di Roma, hanno incontrato anche delle persone, degli attori che davano vita ad alcune situazioni, ad alcune scene, non tanto quindi uno spettacolo a stazioni quanto un itinerario con epifanie, con improvvise apparizioni. L'idea principale era del regista Marcello Cava creare uno spettacolo itinerante che mimasse in qualche modo le visite ai luoghi centrali deputati di Roma. La seconda idea di Rosi Colombo è stata fare una contaminazione tra il testo shakespeariano e un testo contemporaneo, I Sinner di Tim Crouch. Ho appena scritto una poesia. L'ho buttata giù mentre facevo la coda per il pane. Non mi sentivo del tutto lì. Guardavo quello che accadeva, ma non me ne sentivo davvero parte. Vi siete mai sentiti così? Come fra parentesi. Io sono tra parentesi rispetto alla vita reale. Capite? Parentesi. Le parentesi contengono materiali che possono essere eliminati senza distruggere il senso della frase. Questo sono io. Sono un poeta. Calpurnia? Silenzio, parla Cesare. Calpurnia? Sono qui, mio signore. Mettiti direttamente sulla strada di Antonio quando lui fa la sua corsa. Antonio. Cesare. Mio signore? Antonio, non scordare quando corri di toccare Calpurnia. I nostri anziani dicono che le donne sterili toccate in questa corsa sacra perdono la loro maledizione. Lo ricorderò. Quando Cesare dice fa questo, la cosa è fatta. Avanti! E non si trascuri alcuna cerimonia. Cesare! Nessuno faccia rumore. Di nuovo silenzio. Chi è che mi chiama nella folla? Chi grida Cesare? Attento alle Idi di marzo. Chi è quest'uomo? Un indovino. Ti
chiede di stare attento alle Idi di marzo. Mettetemelo davanti. Fatemi vedere il suo viso. Ehi, tu! Esci dalla folla! Guarda Cesare. Che mi dici ora? Parla di nuovo. Attento alle Idi di marzo. Sogna. Lasciamolo perdere. Andiamo. Il fatto poi che il pubblico ascoltasse come il personaggio, la stessa voce, come se fosse un'altra voce, rendeva ancora di più ricco, più stimolante il rapporto con il pubblico da una parte, ma con l'autore, con la storia. Ma la cosa secondo me più interessante è proprio il modo in cui noi abbiamo pensato di lavorare, non mettere in scena il Giulio Cesare, operazione difficile, impossibile, forse nemmeno interessante, ma lavorare con questo testo per delle formule nuove, tra l'altro secondo me in uno spirito assolutamente shakespeariano, in quanto Shakespeare scriveva per il teatro, ma il teatro elisabettiano di Shakespeare non era certo il teatro come lo possiamo avere noi oggi alle ore 21, andando in un teatro borghese con la luce elettrica e assistendo a quella recita, era tutt'altro. E non è un caso che proprio la genialità e la modernità di Shakespeare infatti lo ha portato ad avere formule straordinarie non solo nel teatro, nella letteratura, nelle arti visive, nel cinema, dove Shakespeare intuisce già con i suoi continui cambi di scena la potenzialità del montaggio e quindi ante litteram diciamo, si rende disponibile alle versioni cinematografiche di cui appunto ne è piena la storia del cinema. Che significano queste grida? Temo che il popolo scelga Cesare per suo re. Ah, lo temi? Allora devo pensare che non lo vorresti. Non lo vorrei, Cassio. Eppure lo amo. Io sono nato libero come Cesare, e così tu. Entrambi ci siamo nutriti come lui ed entrambi possiamo, come lui, sopportare il freddo dell'inverno. La colpa, Bruto, non è nelle nostre stelle, ma in noi se siamo schiavi. Antonio, Cesare? intorno a me ci siano uomini grassi. Quel Cassio ha l'aria smunta e affamata. Pensa troppo. Uomini siffatti sono pericolosi. Non temere, Cesare. Non è pericoloso. È un romano nobile e ben intenzionato. Lo vorrei più grasso. Non ama il teatro come te, Antonio. Non ascolta musica. Sorride raramente. È come se schernisse se stesso e disprezzasse il proprio spirito per essersi indotto a sorridere di qualche cosa. Uomini come lui non sono mai tranquilli se vedono uno più grande di loro, ed è per questo che sono molto pericolosi. Ma io ti dico ciò che c'è da temere piuttosto che quello che temo. Io sono sempre Cesare. Vieni alla mia destra, dato che questo orecchio è sordo,
e dimmi sinceramente cosa pensi di lui. Vuoi parlare con me? Sì, Casca. Dici cos'è successo oggi, per cui Cesare appare così cupo. Ebbene, gli fu offerta una corona. E mentre gliela offrivano, lui la allontanò con la mano così. Cosa possono fare le parole? Come ci salveranno le parole? Io non sono niente. Non sono nessuno, ho sprecato la mia vita. Scrivere non è vivere. La poesia non ha nessuna funzione. Non ho concluso niente. 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 Deve essere con la sua morte. Per parte mia io non ho alcuna ragione personale per avversarlo. È solo per il bene generale. Vorrebbe essere incoronato. Come ciò possa cambiare la sua natura? Ecco la domanda. È il giorno luminoso che fa uscire la vipera. E questo esige cautela nel camminare. Incoronarlo? E sia, con ciò gli mettiamo un pungiglione con cui può fare danno a suo piacere. Così può fare Cesare. E allora, affinché non possa, preveniamolo. Pensiamo a lui come all'uovo di un serpente, che covato diventerebbe per sua natura pericoloso. E dunque uccidiamolo nel guscio. Da quando Cassio mi ha aizzato contro Cesare non ho dormito. Aiuto, assassino Cesare. Tra l'attuazione di una cosa spaventosa e il primo impulso, l'intervallo è come un'allucinazione o un sogno odioso. Datemi la mano, uno per uno. Dobbiamo essere sacrificatori, ma non macellai, Caio Cassio. Gentili amici, uccidiamolo con coraggio, ma non con ira. Questo farà apparire il nostro proposito necessario, ma non odioso. Saremo chiamati purificatori, non assassini. E in quanto a Marco Antonio, non pensare a lui. Lui non può fare più del braccio di Cesare una volta tagliata la testa di Cesare. E tuttavia io lo temo, perché nell'amore radicato che porta a Cesare... Non pensare a lui. Silenzio. Contiamo le ore. Non temete, se ha deciso così, io so come ribaltare la situazione. Infatti,
Ama sentire che gli unicorni possono essere traditi dagli alberi, gli orsi dagli specchi, gli elefanti dalle buche, i leoni dalle reti e gli uomini dagli adulatori. Ma quando gli dico che egli odia gli adulatori, dice che è vero, risultando così sommamente adulato. Lasciatemi lavorare, io so dare l'inclinazione giusta al suo amore e lo porterò in Campidoglio. Cesare, non ho mai dato retta ai presagi, ma ora mi spaventano. Sul Campidoglio il rumore della battaglia risuonava nell'aria, nitrivano cavalli e gemevano uomini morenti. Spettri gridavano e ululavano per le strade. Oh Cesare, queste cose sono al di là dell'usuale e io ho paura. I codardi muoiono molte volte prima della loro morte. I coraggiosi gustano la morte una volta sola. Cesare uscirà. Non uscire oggi. Di che è la mia paura a tenerti a casa, non la tua. Manderemo Marcantonio al Senato e lui dirà che oggi non stai bene. Te lo chiedo in ginocchio. Marcantonio dirà che non sto bene e per i tuoi capricci resterò a casa. Casca, va e di loro che Cesare non verrà. Potentissimo Cesare, dimmi un motivo per cui non mi prendano in giro nel riferire. La causa sta nella mia volontà. Non voglio venire. Questo basti a soddisfare il Senato. Il Senato ha deciso di dare oggi una corona al potente Cesare. Se tu mandi a dire che non andrai, possono cambiare idea. Come sembra sciocca la tua paura, Calpurnio. Mi vergogno d'avervi ceduto. Dammi la toga. Andrò. Fate largo a Cesare. Lasciate passare. Le Idi di marzo sono venute. Sì, Cesare, ma non sono passate. Spero che la vostra impresa abbia successo. Quale impresa, Popilio? Addio. Che diceva Popilio Lena? Si augurava che la nostra impresa riuscisse. Temo che il nostro piano sia stato scoperto. Guardalo come si avvicina a Cesare. Osservalo. Affrettati, Casca. Temiamo di essere stati scoperti. Bruto. Che dobbiamo fare, Bruto? Se la cosa si viene a sapere, Cassio o Cesare non farà ritorno perché io mi ucciderò. Sta tranquillo, Cassio. Popilio Lena non parla dei nostri piani, guarda. Lui sorride e Cesare non cambia. Trebonio conosce sempre il momento giusto. Guarda, Bruto, si porta via Marcantonio. Dov'è Metello Cimbro? Che vada e presenti subito la sua supplica a Cesare. È pronto. Andategli vicino e assecondatelo.
Casca, tu sarai il primo ad alzare la mano. Siamo tutti pronti? Quali sono i torti che Cesare e il suo Senato debbono raddrizzare? Altissimo, grandissimo, potentissimo Cesare, Metello si getta al tuo seggio con cuore umile. Ti avverto, Cimbro, queste prostrazioni e questi vili inchini potrebbero accendere il sangue di uomini comuni e trasformare quello che è stato già ordinato e decretato in una legge da bambini. Non essere tanto sciocco da pensare che Cesare abbia un sangue così mutevole che può essere strappato dalla sua vera natura. Potrei commuovervi se io fossi come voi. Oh, Cesare! Via di qui. Vuoi sollevare l'Olimpo? Parlino per me le mani. E tu, Bruto. E allora Cesare cada. Libertà! Liberazione! La tirannia è morta, gridatelo per le strade! Gridiamo! Libertà! Liberazione! Affrancamento! Popolo, senatori, non siate spaventati, non fuggite, rimanete! Allora è andata così. Cesare arriva nel posto dove deve essere incoronato. Gli si avvicinano i politicanti della Repubblica, quelli che un re non lo vogliono. Cassio, Casca, Cinna. Non io, non questo Cinna qui. E Bruto. Lo tagliano come un arrosto. Qui, e qui, e qui, e qui. Quanti colpi ci vogliono per uccidere un uomo? E alla fine Bruto. Lo sguardo sulla faccia di Cesare, così. E Cesare cade giù. Il colosso crolla. Il sangue scorre come inchiostro. Benvenuto, Antonio. Cesare, potente, giaci così in basso. Tutte le tue conquiste, le glorie, i trionfi, le spoglie, si sono ridotti a questa piccola misura. Addio. Io non so, signori, che intenzioni avete. Chi altri deve versare sangue, chi altri è marcia. Se sono io, non c'è ora più adatta dell'ora della morte di Cesare. Antonio, non chiederci la tua morte. Pur dovendo apparire sanguinari e crudeli, come dicono le nostre mani e questo nostro atto, tu vedi soltanto le nostre mani e l'atto sanguinoso che abbiamo compiuto. I nostri cuori tu non li vedi. Abbi solo pazienza, finché non avremo calmato la moltitudine fuori di sé dalla paura. E poi ti esporremo le ragioni per cui io, che amavo Cesare mentre lo colpivo, ho agito così. Io vengo a seppellire Cesare, non a lodarlo. Se in questa assemblea c'è qualcuno, un qualche caro amico di Cesare, a lui io dico che l'amore di Bruto per Cesare non era inferiore al suo. Il male che gli uomini fanno vive dopo di loro. Il bene viene spesso sotterrato con le loro ossa. Se poi quell'amico domanda perché Bruto si sia sollevato contro Cesare, questa è la mia risposta. Non che amassi Cesare di meno,
ma che amavo Roma di più. A ogni cittadino romano egli lascia, a ogni singolo cittadino, 75 dracme. Vi ha lasciato inoltre tutti i suoi parchi, i pergolati, gli orti appena piantati su questa riva del Tevere. Avreste preferito che Cesare vivesse e voi moriste tutti schiavi, o piuttosto che Cesare morisse, perché voi poteste vivere tutti da uomini liberi. Questo era un Cesare, quando ne verrà un altro. Il vostro nome, signore, onestamente. Onestamente il mio nome è Cinna. Fatelo a pezzi, è un congiurato. Ma sono Cinna il poeta. Sono Cinna il poeta. Non sono Cinna il congiurato. Non importa, il suo nome è Cinna. Strappategli il nome dal cuore. Abbiamo realizzato nella centrale Monte Martini, altro luogo straordinario dei Musei Capitolini, una sede decentrata dove in un luogo di archeologia industriale straordinario sono esposte le collezioni dei Musei Capitolini in via Ostiense. Lì abbiamo realizzato invece gli ultimi 2 atti dell'Antonio e Cleopatra, le morti di Enobarbo, di Antonio e di Cleopatra. Gli ultimi 2 atti dell'Antonio e Cleopatra con i suicidi dei 3 personaggi fondamentali, Antonio, Cleopatra e Enobarbo. Questa messa in scena nasce però da una interpretazione dell'Antonio e Cleopatra di Shakespeare non tanto concentrata sulla tensione di questo amore fatale, quanto piuttosto sulla seconda parte dell'opera, che dopo la battaglia di Azio, quando sia Antonio che Cleopatra sono sconfitti, entrano in una condizione di caduta. E nell'opera sono descritti 3 suicidi, appunto quello di Enobarbo che precede quello di Antonio e poi quello finale di Cleopatra. Prima la caduta di Enobarbo è la conseguenza di un tradimento, del tradimento che lui ha fatto nei confronti del suo generale Antonio, del quale era anche un grande amico, quando ha capito che ormai non c'era più niente da fare, tutto era perduto, no? È il verso proprio all is lost, tutto è perduto. Questi 3 perdenti evidentemente come Enobarbo, Antonio e Cleopatra consentono di avere, diciamo, uno sguardo a 3 o 4 dimensioni su un pezzo della storia dell'umanità, di un luogo che è stato il luogo dove si è formata, sedimentata la cultura occidentale. La prima volta che Cleopatra incontrò Marcantonio sul fiume Cidno, si mise in tasca il suo cuore. Ascoltate. Il vascello su cui sedeva, come un trono brunito, bruciava sull'acqua, la poppa era d'oro battuto, di porpora le vele così profumate che i venti languivano d'amore per l'oro. O Antonio, miniera generosa, quanto mi avresti pagato per un servizio migliore se incoroni d'oro la mia ignominia? Mi si gonfia il cuore e se l'angoscia non lo spezza presto, uno strumento più veloce precederà l'angoscia, ma sento che basterà. Quello che colpisce di più è il suicidio di Enobarbo, è un suicidio
interiore, un suicidio non suicidio, un suicidio per vergogna, per la vergogna di avere tradito. Al che Enobarbo, preso dal rimorso, dalla vergogna, no? Di questa duplice ignominia, e muore, ma muore di dolore, muore di vergogna, muore di rimorso, non muore di morte romana che è una morte di spada. Andrò in cerca di un fosso in cui morire, il più lurido. Sarà il migliore per le mie ultime ore di vita. Sii testimone tu, benedetta luna, quando i nomi dei disertori saranno registrati con ignominia negli annali. Si pentì davanti al tuo volto il povero Enobarbo. O sovrana, signora della vera malinconia, versa su di me l'umido veleno della notte, sì che la vita, ribelle alla mia volontà, possa non restare ancora attaccata a me. Più nobile di quanto la mia diserzione non sia infame. Perdona ciò che ho fatto a te, ma lascia che il mondo mi iscriva tra coloro che hanno abbandonato il padrone e disertato. Oh Antonio, oh Antonio. Abbiamo detto, va bene, entriamo in questi luoghi che conservano resti, le statue, ciò che resta, la memoria di questa città lontana, di questa civiltà lontana, e lo facciamo utilizzando le parole e utilizzando un formato diverso. Sono spazi museali, sono aree archeologiche, sono luoghi per visitatori, non per spettatori. Lo spettatore, il visitatore cammina e ascolta le parole visitando e vedendo statue, frammenti, reperti archeologici nel caso dei fori, e quindi lavorare su questa doppia suggestione. E abbiamo utilizzato lo strumento che ora si utilizza sempre per le visite guidate, oramai se si vedono appunto i turisti in giro per Roma, cioè la cuffia che consente un ascolto forte, potente della parola, consente una libertà di movimento e di guardare dove si vuole, non crea alcun impatto acustico, alcun disturbo agli altri che ci circondano, gli altri visitatori, le altre persone, ma ci dà un'immersione totale. Separare il momento della interpretazione con la voce registrata e invece vivere ascoltando quella stessa voce, vivere l'emozione come se, diciamo, quella voce, quelle parole fossero solo pensate, e in effetti il personaggio di Enobarbo, per come è stato anche drammaturgicizzato nella versione che abbiamo messo in scena, è un personaggio che parla a se stesso, ricorda e rivive. Parlare a se stesso e rivivere senza parlare ma ascoltando la propria voce è anche questo una modalità nuova, incredibilmente stimolante. Tutto è perduto. Questa turpe egiziana mi ha tradito. La mia flotta si è arresa al nemico. 3 volte puttana, sei tu che mi hai venduto a questo novizio e il mio cuore fa la guerra soltanto a te. Ordina a tutti di fuggire, perché quando mi sarò vendicato del mio incantesimo avrò finito. O sole, non ti vedrò più sorgere.
La fortuna e Antonio si separano qui. Sono stato tradito. O falsa anima d'Egitto, o incanto fatale, il cui occhio mi spingeva alle battaglie e poi mi richiamava a casa, il cui petto era la mia corona, il mio ideale. E le apparizioni non miravano troppo alla riproduzione di parte delle scene quanto invece ad individuare dei percorsi muti di queste figure, di questi corpi, di queste persone che si assumevano il compito del personaggio, e quindi secondo me da un punto di vista sperimentale si produceva qualcosa di ulteriormente interessante. In aggiunta ovviamente l'assoluta semplicità e agilità del mezzo, che non invade, non ingombra, non crea rumori, non crea fastidi, non ci sono cavi a terra, e quindi può essere realizzato questo progetto all'interno di luoghi che altrimenti rappresenterebbero 1000 controindicazioni. Aspettami, mia regina. La mano nella mano andremo dove le anime si sdraiano sui fiori, e con il nostro passo vivace sbalordiremo gli spettri. Didone e il suo Enea non avranno più seguaci, tutto il corteo sarà nostro. Tu hai giurato, Eros, che quando giungesse il momento che ora è venuto, tu allora, dietro mio ordine, mi avresti ucciso. Fallo. L'ora è giunta. Tu non colpisci me. È Cesare che sconfiggi. Vorresti da una finestra della grande Roma vedere il tuo padrone così, con le braccia legate e il collo curvo e umiliato, il viso abbassato perché rientri la vergogna, mentre il carro di Cesare vittorioso muove davanti a lui? Non vorrei vederlo. Avanti allora. Poiché una ferita mi deve guarire, sguaina quella tua spada onesta che hai usato con tanto decoro per la patria. Sguaina la spada, avanti! Gira allora dall'altra parte il nobile volto in cui giace la maestà del mondo intero. Ecco. Ho sguainato la spada. Devo colpire adesso? Adesso, Eros! Ecco. Allora, sfuggo così al dolore della morte di Antonio. 3 volte più nobile di me. Tu mi insegni, valoroso Eros, ciò che dovrei fare io e che tu non hai potuto. Ma io sarò lo sposo della mia morte e correrò da lei come al letto di un amante. Il tuo maestro, Eros, muore tuo allievo. Come? Non sono morto! Non sono morto! Guardi. Finitemi. Ho fatto male il mio lavoro, amici. Finite quello che ho cominciato. Sei tu, Diomede. Sguaina la spada e dammi colpi sufficienti alla morte. Supremo Signore, Cleopatra mi ha mandato da te. Quando ti ha mandato? Ora, mio signore. Dov'è? Chiusa nel mausoleo. Ha mandato me a rivelarti la verità. Io sono venuto troppo tardi, temo. Portatemi, buoni amici, dov'è Cleopatra? È l'ultimo servizio che vi ordino. La seconda morte, che è molto importante, naturalmente è quella di Antonio, che però è una morte in gran parte grottesca, perché lui si uccide credendo che Cleopatra si sia uccisa. In realtà Cleopatra non si è uccisa per niente, gli ha semplicemente fatto sapere che si sarebbe uccisa. Lui ci crede e decide che ormai senza di lei non può più continuare a vivere. Un aspetto anche molto grottesco, lui si trascina sulla scena, dice ma com'è che non sono morto, ma com'è che non riesco a morire. Insomma, non è una morte tragica di tipo tradizionale. O sole, brucia la grande sfera in cui ti muovi e si oscuri la riva mutevole del mondo. Antonio, Antonio, Antonio. Aiuto! Amici, trasportiamolo quassù. Muoio, Egitto. Muoio. Un momento ancora importuno la morte per poter deporre l'ultimo
il più povero di tante migliaia di baci sulle tue labbra. Muoio, Egitto. Muoio. Il mio spirito se ne va. Non posso più nulla. Nobilissimo tra gli uomini, vuoi morire? Non hai il pensiero di me. Devo rimanere in questo mondo spento che senza di te non è migliore di un porcile. Oh, guardate, la corona della terra si discioglie. Oh, inaridita è la ghirlanda della guerra. Caduta la stella polare del soldato. Ora i fanciulli e le fanciulle sono pari agli uomini. Non c'è più differenza e nulla di memorabile è rimasto per la visitazione della luna. Terzo suicidio, quello straordinario di Cleopatra, che è l'apoteosi del suo ruolo di amante, regina e soprattutto attrice. Lei muore recitando la propria morte. Coraggio, lo seppelliremo. E poi quel che è coraggioso, che è nobile, compiamolo secondo l'alto costume romano e rendiamo la morte orgogliosa di prenderci. Via! Non mangerò più carne, ne berrò, e nemmeno, se ancora servono inutili parole, dormirò più. Distruggerò questa casa mortale e faccia Cesare ciò che vuole. Vogliono sollevarmi in aria ed esibirmi alla plebaglia urlante della sprezzante Roma. Una fossa in Egitto mi sia piuttosto tomba pietosa. Oppure stendetemi nuda sul fango del Nilo e lasciate che le mosche d'acqua mi gonfino fino all'errore. Trasformate in forca le alte piramidi del mio paese e impiccatemi lassù in catene. Ora che pensi, Airas? Anche tu, come me, farai a Roma la parte della marionetta egiziana? Schiavi macchinisti coi grembiuli sporchi, regoli e martelli ci tireranno su per esibirci. Preda del loro fiato pesante, rancido di cibo grossolano, saremo costrette a bere il loro vapore. Gli dei non vogliano. È più che certo, Airas! Littori sboccati ci abbrancheranno come sgualdrine e cantastorie da strapazzo strimpelleranno ballate stonate su di noi. Non lo vedrò mai. Sono sicura che le mie unghie sono più forti dei miei occhi. Sì. Questo è il modo di beffare i loro piani. Mi sembra di sentire Antonio che mi chiama. Lo vedo alzarsi per lodare il mio nobile gesto. Lo sento schernire la fortuna di Cesare. Vengo, marito. Il mio coraggio provi ora il mio diritto a tale nome. Io sono fuoco e aria. Gli altri miei elementi li lascio a una vita più vile. Vieni, creatura di morte. Col tuo dente affilato sciogli d'un tratto il nodo intricato della vita. Povero sciocco velenoso, infuriati e fa presto.
Oh, potessi tu parlare e io sentirti dire che il grande Cesare è un somaro che non vale nulla. Oh, stella d'Oriente. Taci. Non vedi che ho al seno il mio bimbo che succhiando fa addormentare la nutrice? Perché restare? La tua corona è storta. La raddrizzo e poi vado a giocare. Coraggiosa fino all'ultimo. Aveva capito le nostre intenzioni ed essendo regale ha preso la sua strada. In che modo è morta? Non la vedo sanguinare. Qui sul suo petto c'è un filo di sangue e qualcosa di gonfio. Lo stesso sul braccio. È il morso di un'aspide. Il nostro esercito presenzierà con parata solenne al loro funerale. Poi a Roma. M'ha preso gentilmente per la mano e poi fissava gli occhi suoi nei miei. È giunto ora la porta che dal cielo della sua mente. Amor di sposo, pianto prematuro, umane e sante leggi, buona fede, e cielo e terra ed il poter d'entrambi. Occasione, grande